Abbiamo iniziato a registrare. Ciao Monica, Oh, bentornata a Elisabetta. Siamo qui con Elisabetta. 5, 4, 3, 2, 1. mi si stringe un po' il cuore a vedere questa scena, eh. Vedo che sono a tavola lei e il marito. Elisabetta sta dando, penso che sia un gatto, sta dando una parte del suo cibo a un gatto, però il marito è come se fosse isolato in un suo mondo e per farlo utilizza un quotidiano, che fa proprio uno schermo intorno a sé. Ti dà l'autorizzazione? Sì, come se prendesse in braccio questo gatto, che per lei in questo momento è una compagnia e anche un sostegno, e ci dice di sì. Nome del progetto di Elisabetta. Senti, a me viene calcolatrice, perché è come se mi facesse vedere che lei sta cercando di fare un po' di bilanci della sua vita, sta cercando anche in qualche modo di tirare le fila di alcuni suoi progetti così. E allora mi fa vedere che sul display della calcolatrice ci sono tante operazioni, però non c'è il segno uguale, cioè non è arrivata ad un risultato. Quindi è come immersa, no? Ancora in tutti questi calcoli, in queste elucubrazioni. Mm. Nome della PS. Primula bianca, Nome della PE. fungo, Body valori, un po' di valori. Vibrazione di Elisabetta alla sua terza sessione. Giusto. Sì. circa 7. Consapevolezza. 165, PS. 46, Vite. 1349, Cervello. 9,5, Suscettibilità ipnotica. 50, 3D. 70, Vivacità animica. 100. Ok. Entità eteriche, vediamole. Allora, c'è uno squalo di cui si intravede solamente la pinna che affiora dall'acqua e che quindi crea in Elisabetta uno stato di continua ansia, di allerta, come se qualcosa di minaccioso incombesse. Poi c'è, dunque, questo sì, è un lupo, però in realtà è come se si togliesse poi le vesti del lupo ed è un cacciatore che le punta un fucile addosso. Quindi c'è anche un po' questa idea della, non so, della meschinità del travestimento. Mhm. Poi c'è un verme, proprio come se agisse in maniera sotterranea e nascosta per insinuare in lei a volte sensi di colpa, a volte sensi di inadeguatezza, a volte dei dubbi, a volte delle paure. E lo fa appunto da sotto. E poi c'è un uomo del tempo ehm, che tende proprio a volerle fare anche un po' ehm, dubitare, ecco, di sé, delle proprie decisioni, delle proprie intuizioni, perché questo è il metodo migliore che lui ha per far sì che lei per inerzia rimanga sulla stessa linea temporale. Così. Come si chiama questo uomo del tempo? Boy George.
Ma è un nome che è inventato così per farci ridere. Non lo so se può ricordare a Elisabetta qualcosa della sua gioventù, perché mi fa vedere Boy George in veste di DJ che mette su questi dischi, come magari a suggerire un periodo di maggiore spensieratezza, contrapposto, no, a tutti questi problemi qua. Però, sai, è sempre un modo per non farla andare oltre, non farla andare avanti. Mm-mm. Entità mentali. Ah, a me viene indecisione e preoccupazioni. L'entità mentale indecisione, vuole proprio far sì che lei rimanga a volte proprio un po', titubante, in modo tale che lei mantenga, le sue decisioni o i suoi progetti, le sue situazioni in sospeso oppure tra parentesi, oppure le vada a rimandare. Questo è il modo ideale affinché Elisabetta risulti anche poco risoluta e magari non incisiva anche agli occhi delle altre persone. Direi livello 4-5. Preoccupazioni è un'entità mentale che vuole insinuare in lei dei pensieri che possono essere piccoli o grandi, che vadano proprio a creare in lei dei veri e propri assilli, che diventino praticamente come delle fissazioni. Mm. In alcuni casi, non gliel'ho chiesto, potrebbero anche essere un po' delle manie, queste fissazioni. Ehm, Questo perché, Piccole mm, manie. mm, Per esempio? così, non lo so, perché è come se cosa succede? Che arriva questo pensiero che rappresenta un turbamento, una preoccupazione, eccetera, magari con una certa azione lei riesce temporaneamente ad annientarla, allora poi quell'azione lì diventa quella mania, poi per allentare quella tensione lì. Mhm. Eh, Poi c'è da dire che queste fissazioni che lei si crea, preoccupazioni ricorrenti, anche questi assilli, diventano proprio, io li vedo come proliferanti, vedo proprio che si moltiplicano, tendono proprio anche un po' a essere goderecci in lei, trovano terreno fertile. Mm. Livello? Direi 6. E basta, sono queste due. Impianti, vediamoli. In testa è come se avesse come impianto mentale una palude che genera proprio questo ristagno sia a livello di pensiero che poi alla fine anche a livello di azione. Per cui lei si sente proprio come nella palude, quindi bloccata, non sa come muoversi, quale strada prendere. Poi c'è una corda che praticamente va a stringere l'inguine, e la coscia dalla parte alta destra. E mi viene come una condizione di asfissia, come se proprio lei Stringe. vivesse questa, sì, si sentisse stretta, costretta, non libera. Un laccio, Esatto, un laccio, come ma se fosse che, un laccio emostatico, sì. ma che preme non tanto sul respiro quanto sul movimento impedito. Esatto, esatto. Ma addirittura quasi sulla circolazione, no? Proprio perché le cose non fluiscono, non circolano. Basta. Mm, Oltre sì, no, 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 infatti. Basta? Mm, mm, Va bene. Marito nel cinema. un po' sclerato, come se avesse tutti i capelli sparati. Allora, non vede che ne ha tanti, però quelli che ha ce li ha proprio diritti. Sudato. Eh sì, anche con un po' gli occhi fuori dalle orbite.
Poi chi E viene? quindi così, Chiamiamo in generale tutti quelli che vogliono venire. cioè, una bambina, ragazza, così. Ehm, poi, ma sì, la sorella secondo me c'è, la vedo. La vedo perché le piace moltissimo il cinema che ha creato Elisabetta, perché è un cinema molto naturale, fatto di tanti animali, molto verde. Lei c'è? E c'è, secondo me ce ne sono due di fratelli. C'è quello che lei ci ha raccontato, che è proprio come se cercasse una soluzione, un sollievo, e, e sente che vuole provare almeno qua a trovarlo. Ehm, Ci sono diversi animali, gatti, ma vedo anche tipo, adesso sta spuntando un cerbiatto, c'è un orso, alcuni insettini vari, c'è un riccio, un tasso, come si chiama? Un paio di cinghiali. Le piante? Le piante ce ne sono parecchie, sono tutte molto vicine le une alle altre, c'è un castagno, c'è un albero di magnolia, eh, c'è questo qui che ha un rovo, ha delle spine con dei fiori molto belli, non so, non conosco. Eh, C'è un abete enorme, altissimo, e poi ci sono diversi cespugli con dei fiori colorati, come se fossero delle siepi. Ah, c'è l'erba molto folta, molto fitta, con la rugiada. Monica, e se ti dico quercia? Sì, sì, assolutamente sì. Cos'è la quercia? Una mamma mi viene. Mm. Io sono particolarmente affascinato dall'albero quercia. Rimango estasiato. Mm. Mi viene come se nel suo tronco avesse proprio un grembo. E tu ti senti come nel grembo materno di una vera madre. Un albero ha un'intelligenza, Non ci picchia, altro che. ma per dire la quercia ne ha una, il faggio ne ha un'altra. Qual è quello della quercia? Mi dice che è legata alla ricchezza, che riesce a dare delle vibrazioni di ricchezza, Mm. ma anche ricchezza inteso come, tipo se hai qualcosa di basso, la aumenta. Quindi una bassa autostima la aumenta la stima, no? Bassa considerazione di te l'aumenta. Mi dà questa, la crescita. In effetti, poi essendo un grembo materno, lì avviene la crescita, no? Lo sviluppo. Un messaggio della quercia a tutti noi? Mm, State nel bello, state nella verità del respiro, guardando il cielo. E a me nello specifico? Mi fa vedere tu che sali su una montagna e arrivi in cima. Mi fa vedere che ancora non sei arrivato in cima, ma che ci stai per arrivare. Io che voglio sempre salire sulle querce. Ci salivo da bambino ed è arrivato tanto così che ci salivo anche stavolta.
Va bene. Ok, causa esoterica delle piante che attorno alla casa nuova muoiono una a una. L'orto non viene, qualcosa non va. Come se loro stessero cercando di assorbire e trasformare al meglio una serie di inquinamenti energetici. Ehm, Ci sono conflitti, ci sono contrasti eh, tra le persone, proprio tra i soggetti fra di loro e tra i soggetti per il territorio. E quindi loro stanno in qualche modo cercando di fare da filtro e da scudo, ma è comunque un incarico notevole, no, che loro si stanno assumendo. Per cui, come se Elisabetta dovesse dargli una mano. Cioè, Elisabetta è come se adesso avesse avuto un approccio che lei ha sempre nei confronti della natura, di essere, non so come dirti, anche molto accogliente, di far fare anche un po', di lasciare libertà, ok? Alla natura. Però qua è come se gli dovesse veramente dare molto più sostegno, perché sono piante che stanno assumendo, sì, un incarico molto grosso. Mm. Allora, adesso qua a livello eterico possiamo provare già a iniziare a fare qualcosa, a creare, diciamo così, una specie di perimetro di protezione intorno alla proprietà di Elisabetta, e entro la quale ci sono proprio i suoi alberi, le sue piante. Mm? Provare proprio a creare una barriera di protezione, in Facciamo modo un che bosco loro debbano eterico. fare, sì, debbano fare meno lavoro, ok? Perché adesso ne stanno facendo troppo, Facciamo un bosco eterico. ok? E questa va a costituire la barriera. Mhm. Un bosco molto molto fitto, Di querce. impenetrabile da queste energie distruttive. È anche possibile che decine, centinaia, anche migliaia di anni fa, lì in quello stesso posto ci fosse un bosco. Certo. C'era? Adesso ti dico una cosa, scusa, poi ti rispondo. È come se ci fosse poi, tra l'altro, qualcuno che fa continuamente delle preghiere lì intorno, probabilmente per ottenere quello che vuole ottenere, ok? Perché nelle sue difficoltà, allora prega, cercando di risolverle queste difficoltà, ok? E vanno proprio a scontrarsi con il campo energetico, no? Della casa di Elisabetta. Eh, Poi, per quanto riguarda il discorso del bosco, vediamo un attimo. Il bosco che fu, magari c'era una palude, magari c'era un lago, magari c'era altro. Probabile invece che ci fosse un bosco. Noi viviamo in un mondo disboscato, eh? Tutto quello che è case, prati, una volta era coperto da alberi. Dall'alto, sì, è come se noi in questo momento fossimo proprio posizionati molto più in alto e vedo che c'erano tante chiome d'albero, sì. Di che tipo? Misto? Mi dice faggio. Faggio. Ok, allora richiamiamo lo spirito di quel faggeto che c'era lì. Dai, bello. Mm. È come se loro fossero stati in passato molto saggi, molto consiglieri e tornano nelle stesse vesti di forza e di saggezza, anche molto di equilibrio. Li sono ripiantati questi spiriti di alberi
vedo che in un attimo hanno riposizionato le loro radici in profondità, si sono risviluppati, folti, con tanti rami, e sono pronti per ritornare in attività, nella loro saggezza, nella loro forza, nella loro capacità di dispensare equilibrio. Baggio poi ha un'imponenza assoluta, ha la capacità di crescere anche parecchio, sia in larghezza come tronco, sia in altezza. Ok, tutto questo dentro la proprietà di Elisabetta, anche dentro dove c'è la casa? Allora, dentro dove c'è la casa è come se ci fosse dell'edera e del muschio, mm, per dare una sorta di freschezza e di idratazione. Perché ci sono alcune situazioni dentro la casa di Elisabetta che è come se si fossero seccate, avessero perso questa freschezza, questa vitalità. Allora mi fa vedere il muschio bello inzuppato, questo bel verde brillante, mm, che riattiva questa sorta di disidratazione, questo piccolo deserto che si è creato. Pazzesco, eh. Il faggeto sta facendo cose. Mm. Va bene, causa esoterica dell'essere sempre di corsa. Lì è come se quel lupo che poi si rivela essere cacciatore, le tenesse proprio puntato il fucile nella parte bassa della schiena e le imponesse in continuazione di fare andare e di non fermarsi mai. Perché altrimenti, se lei si dovesse fermare, lui spara. Causa esoterica del grande dispendio di energie per la nuova casa. Dimmi anche se vedi fatture o forti invidie. Questa cosa, non so perché mi si continua a ripresentare la Chiesa. Vorrei capire cosa c'entra qua la Chiesa. Elisabetta non ci può aiutare, vero? Come se arrivasse Hai qualcosa qualche da qua. idea? Puoi scrivere dei messaggi, qua, Mm, qualcosa in che chat. riguarda la Chiesa. Ah. I vecchi proprietari? Non lo so se, come se que- dei soldi sarebbero dovuti andare in chiesa o verso attività relative alla chiesa, no? Hai capito? Mhm. Questo ha deposto poi a suo sfavore, ok? Quindi questa è una delle componenti, ma un'altra vedo che è proprio, come posso dirti, l'isolamento tra lei e il marito. Ed è come se questa difficoltà a far fluire la loro comunicazione, la loro energia, si traducesse poi in tutte le difficoltà eh, nella materia, no? La materia casa, la materia mattone. Ehm, Poi mi fa vedere l'uomo del tempo che ogni volta sposta magari le date pattuite per l'arrivo di materiale oppure la durata di un determinato lavoro. Quindi dilata il tempo in questo modo, così loro sono sempre di corsa. Quindi in qualche modo è collegato
a queste lungaggini nel fare i lavori della nuova casa. Esatto, tutti questi elementi, non ce n'è uno solo. Va bene, è arrivato il momento dello zio del marito da chiamare come disincarnato, insieme anche e secondariamente alla mamma di Elisabetta. Mi viene sotto forma, metti come se lui fosse un cane tenuto al guinzaglio e è legato praticamente fuori dalla farmacia. Sai, no? A volte alcuni padroni lo fanno, entrano e lasciano il cane lì fuori. Però il cane in questo caso, legato fuori all'esterno della farmacia, è lo zio. Mm. È come se proprio fosse stato, sì, in qualche modo sottomesso, ok? Preso, eh, intrappolato, no? Messo al guinzaglio, da una situazione che per lui era benevola fino a un certo punto. Quando poi ha capito di essere il cane al guinzaglio, era tipo come se fosse troppo tardi. Infatti mi parla di raggiro. Mi viene la parola raggiro e truffa. Chiamiamo nel cinema Le due donne. Dice che all'inizio mi hanno fatto un inchino e poi mi hanno infilato dentro un sacco. Però in questo caso io più che le due donne vedo la coppia, marito e moglie. Mhm. Non so, io l'altra donna non la riesco a vedere così determinante come invece questa che è sposata. Sposata o comunque che ha questo compagno, no? Eh. È come se lui volesse farmi capire che c'è stato un momento della sua vita in cui era in una condizione un po' di debolezza, di fragilità, e allora lì è stato preso. Eh, è come se mi facesse vedere che è stato trascinato dalla corrente. Secondo Cioè che Elisabetta l'altra è lui... molto peggio. Mm, Vabbè, sono allora, percezioni che poi è eh, assolutamente soggettivo, allora, quello che io vedo è che c'è stato un gioco di potere. tra le due. Non lo so, cioè quello che io vedo è come se ci fosse stato all'inizio un'offerta d'aiuto verso di lui, di sostegno, non so, di qualcosa così, no? Poi dopo in realtà questa qui è stata una trappola, ok? Laddove lui credeva, mi fa vedere, no? Che lui è appoggiato su un letto di un fiume, di un torrente così e non c'è acqua. D'improvviso invece arriva un'ondata e arriva tantissima acqua all'improvviso e lui viene trascinato via. Quindi come se ci fosse stato proprio un inganno, cioè un ribaltamento. Elisabetta addirittura si chiede se hanno l'anima. Beh, Ma aspetta un attimo, qua stiamo parlando ai fini della questione ereditaria o in sé per sé a me interessa l'eredità alla eh, fine. perché Poi quello è il analizzare punto. tutto il loro caso. Perché ehm, rispetto al discorso di eredità è proprio più vedo la coppia, non so, capito? Poi che quest'altra abbia avuto un'influenza, sì, sicuramente, però rispetto all'eredità più la coppia. Mm,
cioè forse l'altra era più subdola, ok? Come se gli avesse fatto, l'avesse anche illuso magari. Mm, Mm. Allora in questo forse Elisabetta la vede peggio, perché mm, ovviamente è stata, mm. caspita, proprio un'attrice in un certo senso. Questo sì. Però poi rispetto al discorso ereditario, vedo che poi hanno inciso di più Mm. perché hanno anche maggiore intelletto la coppia. Ehm, non so, però eh, come se lui, so che è un po' scioccante come cosa, e lui abbia scelto di andare via senza nulla. So che per noi può sembrare magari un po' Lui lo assurda, no? Come zio. scelta, sì. Non volesse più nulla, ok? Ehm, volesse liberarsi, Mm, diciamo così, di tutto. Come se forse nella sua vita lui è stato molto condizionato dalle sue proprietà, dalla materia proprio, dai soldi, mm, dai possedimenti. E abbia scelto proprio di liberarsene così. Dice addirittura che a volte queste cose sono come una maledizione. vabbè, ma lui lasciava comunque tutto, solo che invece che lasciarlo al sangue del suo sangue, l'ha lasciato a quelle che passavano, a due Sì, perfette sconosciute, la neanche maledizione. badanti, un po' Sì, astute, lui ha lasciato nemmeno. la maledizione. Cioè lui ha vissuto queste proprietà come una maledizione, capito? Mhm. Ma non era Quindi così. Un como per antico, un como lui, antico, per una lui è proprietà. così, per lui era così. Cioè, come se in una fase finale della sua vita lui avesse percepito che quello per cui magari aveva anche tanto desiderato, agognato, in realtà era una maledizione, ok? Quindi lui di fatto la percepiva così, quel momento della sua vita, una maledizione. Mm. E perciò che ho detto è difficile riuscire a comprendere quest'ottica. Va bene, messaggio dello zio al marito di Elisabetta e o a Elisabetta. Come se dicesse, non vi manca nulla, non fate il mio stesso errore Mm. di aggrapparvi così tanto alla materia. Scegliete il benessere, ma non Elisa- il benessere materiale. Già ce l'aveva fatto capire prima Elisabetta nell'esposizione dei punti, adesso è proprio annuisce, insomma, è come se l'avesse già capito, però era giustamente anche una curiosità la sua, anche di sapere come la prima donna abbia tolto dalla cassetta di sicurezza del denaro. E lui me lo fa vedere in chiave di gioco, no? E mi fa vedere come se fosse una gazza ladra che infila il proprio becco nella serratura e apre, ok? Mm, Va bene, proseguiamo con il messaggio dello zio. mm. Non c'è pace per chi porta via agli altri e penso si riferisca a tutte queste persone. Evidentemente sono persone che poi hanno avuto o hanno delle difficoltà, dei tormenti nella vita. Ehm, mm, per Elisabetta.
Elisabetta è come se le dicesse che lei si deve ritagliare uno spazio suo, cioè di amorevolezza. Che senso? Perché è come se mi facesse vedere che Elisabetta è un po' bersagliata da persone con basse frequenze, forse anche sul lavoro. È come se la invitasse proprio a crearsi un mondo in cui lei ha un dialogo proprio attivo con le altre dimensioni, che le sanno poi dare una forza e un'energia tale da poter affrontare anche queste persone che invece sono estremamente invischiate nella materia, nella terza dimensione. Forse lei è una delle poche persone dentro il suo ambiente, tra familiare e lavorativo, che è in grado proprio di risollevare, il clima complessivo, però che non lo può fare da sola. La sua grande forza è proprio il dialogo con la natura. Una natura che può entrare proprio nella sua vita, a darle manforte. Ok, Dice che Elisabetta ha dei valori in via d'estinzione. salutiamo e ringraziamo lo zio del marito. A questo punto adesso torniamo tra poco. Come si congeda? Va nel portale aureo. Lo vedo che se ne va con un uccello bianco, non so se è un cigno, a cavallo di un cigno, perché è molto leggero lui adesso. La scena E molto quindi va bella. sì. Mm. Si scambia con la mamma che era nel portale aureo, giusto? Sì, sì. E che viene qui a dirci cosa? Che pena le vicende umane, viste da qui, quei drammi per un non nulla, che l'amore in uno schiocco di dita potrebbe dissolvere, ma tutti rimuginano sul passato e su ciò che non esiste. E figlia mia, io a te eh, regalo un, so se è un papavero, un altro fiore che sembra quasi un tulipano, forse è un tulipano, tulipano rosa, arancio, eh, dentro cui stare per alleggerire i tuoi pensieri. Vivi nella pace che esiste. Non ti fare intaccare, che se no marcisci. Poi mi fa vedere la mamma che porge a Elisabetta una ciotola d'acqua e Elisabetta si sciacqua il viso ed è come se si sentisse rinfrancata, anche ringiovanita. Va bene, la salutiamo.
Mi dice, pensa ai piccoli. Non so se si riferisca a piccoli di animale o piccoli, piccole piante nuove, non ho idea. Pensa ai piccoli, dice. E lei era nell'aureo, sì. Sì, sì. Mm. La risalutiamo. Mm. C'è la questione del garage, la cui costruzione è priva di senso, la cui costruzione porta soltanto problemi al marito, alla logistica, alle piante vecchie, alle piante giovani, per vari mille motivi. Se il Richiamiamo marito, nel garage il faggeto, sì, in realtà è proprio una questione del marito, come se il marito stesse combattendo contro di sé, contro la propria vita. È proprio un approccio di scontro che lui ha, mm, contro un contro progetto se stesso. impossibile. Sì, sì, sì. Non so, come se anche suo marito avesse bisogno di sua mamma. Dobbiamo fargli Una, fare una una scalata della mamma che quercia. le dice adesso basta, sai, con quel tono materno, come dire, stai calmo, no? Stai tranquillo, Che là. adesso basta insistere. Sì, sì, Questo i nordici capiranno. sì. Che là. Che vuol dire smettila. Beh, facciamo incontrare il marito con la più grande quercia vivente sul nostro pianeta, la mamma. E lui corre verso di lei, eh? Quando tu la manifesti, lui di corsa va verso il tronco ad abbracciarla. Poi è come se lo cogliesse una sorta di sospetto. Non so se è nell'indole del marito, no? A essere a un certo punto, cioè che magari si fida e poi dopo si blocca, no? Il marito energeticamente entra nella quercia, Sì, si sta effettivamente fondendo e quasi non lo vedo più. è nell'utero della quercia. Esatto. Anche lui lì è come se dicesse adesso qua sono senza pensieri, senza grattacapi. Dice, è come se a volte io agissi per principio. Ah, ah, la più 3D delle cose, Sì. il principio. Coerenza, sì. Esatto. Bene, ha avuto Lui, l'onore di farsi un giro nella mm, quercia più grande del mondo. mm, però l'ha vista questa cosa, eh? Se Mhm. l'è vista. È molto importante che se la sia vista. Infatti ho visto che roteava all'interno della cavità della quercia, come se venisse quasi lavato, no? In una lavatrice all'interno della quercia. Adesso ne sta uscendo, quindi io rivedo di nuovo le sue sembianze umane. Sembra decisamente più rilassato, più leggero nella testa,
anche più sorridente. Va bene, Dice, ne possiamo parlare parliamone, con Elisabetta, ovviamente. certo. Elisabetta, che ama le indagini, aveva chiesto una piccola indagine sulle intelligenze artificiali, i soldi digitali, il controllo totale, la Cina anche da noi alle porte, il riconoscimento facciale. È molto preoccupata quando dire di no, questa roba arriverà. Io sinceramente ho la sensazione che tutto dipende da noi, dipende da quale linea temporale scegliamo di vivere. Sono molto d'accordo. E ci sono già alcuni paesi che hanno detto no al digitale, che accettano solo contanti, quindi c'è già un'inversione di tendenza. Vogliamo Assolutamente. analizzare? Ah, Questo fa anche parte della sua entità mentale, preoccupazioni che vuole proprio creargli degli assilli, eh? sì, sì. Bah, siete libere entrambe di dirmi va a quel paese. Siete più interessate forse a Pippo Baudo? Che mi hanno chiesto. Ah sì, No? pensavo al terremoto dell'Afghanistan. Ok, vuoi fare quello che vuoi fare, Monica? Beh, Pippo Baudo era un massone. Pippo Baudo, vediamo un po'. Vienetter Parisi. Sì. Allora, Chissà cosa hanno combinato quei due. La bimba e l'adulto. mm, Bimba bionda. mm. Beh, sì, come se lui si fosse presentato a lei come un padre, ma non solo a lei, a diverse sue scoperte, diciamo così, si Cuccarini. presentava come un padre. C'era una Sì. rivalità tra le due e secondo me era anche di cuore. Lui è come se le provocasse, le istigasse a fare un qualcosa di più per lui, no? E allora nasceva una competizione fra loro due. Poi fa vedere un'altra delle bambine, tra virgolette, ovviamente, che è Gerardina Trovato, che è lì consolata. Disco bambina. La ripescata. Causa esoterica della sua morte. Era arrivato l'88, era 88 anni, adesso non vorrei dire sciocchezze perché mi fa vedere 88. Mm. E così è stato deciso quando ho firmato. Ho firmato con chi mi ha promesso ehm, eh, imperitura fama e così sarà. Io avrò fama anche oltre questa morte, ma l'età stabilita era 88 e serviva per sigillare ulteriormente la Matrix con questi due 8. Forse ne avevo 89, forse. Ah, Però prima- non... Ok, era legato alla mafia? Sì, 89. Ma chissà probabilmente perché allora era magari. già morto. Perché noi non l'abbiamo più visto ovviamente in TV. Mm, 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 mm. Lui mi dice 88. Dunque, mi parla di 'ndrangheta? Mhm. Il famoso attentato alla sua villa Di era una Camorra. farsa? Sì. Giravano voci fosse legato a... E cosa di meglio che simulare un attentato come se lui fosse vittima della- dell'organizzazione Sì, stessa. per ribaltare quella che era la verità dei fatti, lui si doveva, esatto, mettere nel ruolo di vittima, in realtà collaborava. Sì, sì, Andiamo sì. via veloci. A Magnava,
Allora lo vedo vestito di nero, però non riesco a capire perché sai che non riesco a capire se ci sono dei gradi, boh, in cui puoi non farlo tu, ma lo fai fare ed è come se quello lo facesse per te. Mi viene questa cosa, Ok. perché è come se lui trasmettesse il pensiero a qualcun altro che esegue. Ha Ma l'anima? di, Sì, sì, può essere. viene no. Ah, quindi non è neanche nel basso astrale, dove è finito? Attualmente è proprio in vetrina nella teca, ehm, in cui ci sono tanti personaggi famosi e che probabilmente rimarranno famosi per sempre. Però sono pochi quelli senza anima. Non aveva l'anima, ma non l'ha mai avuta. Cioè, come dirti, era l'essenza dell'intrattenimento. Nella Matrix la cosa più importante è distrarre le persone. Mm, Quindi non perché fosse cattivo, non è che poi chi ha l'anima magari è più cattivo di altri, non è mm, che mm, mm, questo mm. è il discorso, no? Però è stato creato per intrattenere, per far sì che appunto noi rimaniamo disconnessi da noi stessi. È nella Quindi se ci teca, ma non pensi, avendo anima, ha poi diciamo, un periodo da scontare nel basso astrale. No, perché non ha anima. no, lui è come La una cosa? creazione per, sì, per generare questo sistema qua. Vabbè. La Cuccarini è anima. Ecco, qua lei ha fatto una scelta proprio di taglio, di disconnessione con la propria anima. Magna. Io dico che sì, Mm. La Parisi anima. sì. Magna. Allora, lei ha scelto un altro modo, che è quello di sacrificare costantemente animali in maniera molto truce. L'ha trovato anima. Mm, Perché mi viene di no? Perché io direi esattamente il contrario con la mia mente, perché sembra invece una persona molto sensibile. A me Come ne irrita esco? tantissimo. Niente, Eccomi. non ne ha. Quando ho visto il suo piagnisteo, perché poverina lei è arrivata alla frutta, mi ha irritato tantissimo, ho dovuto totalmente girare immediatamente perché sennò iniziavo a sclerare. E quando tutti parlavano di questa, io facevo finta di niente e cambiavo discorso. Vabbè, abbiamo finito con Pippo Paolo. Anche se Elisabetta non era d'accordo su questa indagine, è vero Elisabetta? Va bene, no, va bene, tranquilla. Sulla AI magari torneremo più avanti, però il concetto e la questione è sempre quella. Forse sarebbe bello un giorno lavorare sulla Apple Intelligence AI, che è l'intelligenza artificiale dei prodotti Apple, del sistema Apple, che in realtà è legata a ChatGPT, non è l'unica piattaforma ChatGPT. Cosa vuole fare Elisabetta? Io dico che oggi ha fatto un grande salto in avanti, in alto anzi, ha compreso maggiormente il suo quadro, ormai l'ha fotografato, neanche su pellicola, su lastra d'argento, l'ha compreso
In un attimo, dall'alto della sua terza sessione, può andare nel cluster, nell'avatar e fare tutto cose. Mm. Il cluster è proprio un guardaroba di vecchi vestiti e lei ritiene ormai inservibili e infatti immediatamente lo elimina inserendolo nel portale definitivo. Eh, L'avatar, ehm, ma era come rimasta semplicemente del materiale sulla scrivania, tipo una forbice, una gomma per cancellare. Ehm, C'è ancora la tastiera del computer e quindi lei, senza indugio, butta via anche questi dentro il portale definitivo. Ok. Cosa mette come ad eternum, come sua creazione personale in un posto e nell'altro? Come se stesse ricamando molto velocemente e dove c'era prima il cluster mette una barchetta, una barca, sa proprio insomma di libertà, no? Di vento ed è ricamata a mano. E la stessa invece per quanto riguarda l'avatar mette un sole ricamato eh, che è giallo, però ha anche degli inserti rossi al suo interno. Ok, con queste due condizioni, le entità eteriche e indecisione e preoccupazioni, le due mentali, esistono ancora insieme a tutti gli impianti? No. Nuova vibrazione. 7 è un valore solido, soprattutto considerando che la tua ultima sessione, Elisabetta, è stata fatta un po' di tempo fa. E, quant'è adesso? 333. 333. Scen- 333. mm, Consapevolezza. 184. PS. 59. Vite. 1317. Scese di poco. Cervello. 10,4. Suscettibilità ipnotica. Quasi 70. Molto alto. Sei ormai in zona sessione diretta se tu volessi farti un bel viaggio. 3D. All'incirca 40. Mhm. Vivacità animica. 100 sempre. Bene, messaggio di Elisabetta al marito. Prendiamoci un momento di relax. Vedo che si siedono, bevono qualcosa insieme e scherzano un pochettino, come non facevano da tanto. Sono delle noccioline, stanno mangiando anche quelle. Messaggio alla sorella. Ehm, Mi piacerebbe iniziare da te a prendere la vita di più con il sorriso, a scherzare, a ridere. Alla ragazza che non sappiamo chi sia. Mm, Non so se è riferita all'ambito del lavoro. Ehm, si può cadere, farsi tanto male, ehm, eppure mentre sei giù a terra, guardare in alto che c'è il sole. Probabilmente una pronipote. Mm, mm, Ci sta. Mm. A se stessa. Ho tolto le corazze,
ho tolto involucri ingombranti, ho tolto fili che erano pensieri, li ho sfilati dalla testa. Adesso ho la gioia che attraversa le mie vene, si mescola col mio sangue e mi sento palpitare di vita. Messaggio del faggeto eterico a Elisabetta e abbiamo finito. Siamo amici per la vita. Va bene.